Prossima paragine, Radio Pistacchio. Bene, è un altro mercoledì e come sempre sono stato colto di sorpresa, si parlava di gas intestinali, però noi adesso ritorniamo ad essere seri con il nostro ospite Edoardo, e tra poco ci dirà tutto di lui, vita, morte, miracoli, dichiarazione di RS, eccetera, eccetera. Prima volevamo ricordarvi due cose: se volete offrirci un caffè lo potrete fare nella famosa piattaforma Ko-fi. Troverete il link poi nella descrizione del video di YouTube. Ko-fi per offrirci un piccolo caffè che ci aiuterà ad acquistare un piccolo ed umile microfono. Altra notizia importantissima, questo è il giornale radio di Radio Pistacchio. Domenica a Lisbona, alla fabbrica do Braço di Prata, c'è la prima Feria della Cultura Italiana e Radio Pistacchio sarà lì a partire da mezzogiorno per intervistare i partecipanti, diciamo così, le persone che hanno reso possibile questa fiera, e poi soprattutto per intervistare il pubblico. Quindi state attenti, mi raccomando, fate uno shampoo perché verrete ripresi e intervistati con la nostra solita cazzonaggine, non so, chiamatela voi. Ma adesso ritorniamo ai Daphne Studios, ritorniamo ad avere un tono più serio, e grazie a Edoardo, che è un designer che si trova qui nella Sunny Lisbon, anche lui, e ci parlerà di un posto bellissimo, stupendo, esotico, che è il, com'è che si è, Druento Druenci in brasiliano. Allora, parlaci di Druente, cioè che cos'è la cosa che, insomma, il profumo di Druente che si sente, come sono le persone di Druente, cosa succede? Come sei Druente? Come sei Druente? E ora, cioè, nel senso, cos'è la caratteristica di voi druentensi? Druentini, siamo particolarmente suscettibili su questo, non lo so perché, però non ci piace essere chiamati druentesi, bensì druentini, e grazie a voi dell'invito, innanzitutto. E strano per una volta essere da questo lato del podcast. Io poi sono un ma grazie a te per la donazione. Grazie. Adesso prima di uscire ma quindi tu sei un nostro ascoltatore, quindi cosa ne pensi di Radio Pistacchio? Cosa ne pensi? Mi piace il vostro progetto e sono in generale un appassionato di podcast, sono un fruitore, quindi sostengo. E soprattutto siamo più belli dal vivo. Siete belli. Come siete belli. Avevo già avuto il piacere di anche da sobri ci avevi incontrato. Anche raramente. Vabbè, questa la tagliamo poi in fase di editing. Qualche occasione. Bene, sì, io vengo sono nato a Druento, questo piccolo paesino del Piemonte, prima cintura di Torino, un paesino di 8.000 abitanti, e dove sono nato e cresciuto fino alle scuole medie, diciamo, dove fino a quella fase della vita lì, dove poi quello ti offre il paese, insomma, più delle scuole medie non si va oltre, quindi poi le superiori si fanno a Torino, che comunque è molto vicino, a un 20 minuti di distanza, però sì, come tutti i paesini della provincia, ovviamente un po' un mondo a sé, nel senso che poi facendo il passaggio dal paese alla città, per quanto fosse un tiro di schioppo, si nota tanto, mi ricordo di aver notato tanto la differenza, insomma. A me è piaciuto molto crescere in paese, ecco, è una cosa che
ovviamente fino a una certa età si prende tutto il buono e poi Esatto. arriva l'adolescenza. Arriva il tedio. E arriva il tedio. Però anche quello insomma va combattuto e sicuramente bisogna inventarsi delle cose, ecco, per... Tu Ok. sei andato a Torino per studiare arte, giusto? Sono andato a Torino al liceo, appunto, tempi del liceo, per fare primo liceo artistico, si chiama proprio primo liceo artistico di Torino e quindi sì, per seguire poi un po' quella strada. Non ti hanno sbattuto in fabbrica come succede in altri Esatto. No, Con altri occhi. Alla giovane età non hai deciso anche tu di imbracciare falce e martello? Abbiamo intervistato anche il tuo amico Daniele Vistone. Guardate, cioè in A fabbrica. Torino c'è anche questa cosa che i giovani vanno in fabbrica, che dalle mie parti no, per esempio. Beh sì, credo. Fabbriche. Cioè, vanno in campagna al massimo. All'alto. Vanno in campagna al massimo. All'alto delle sue spiagge ovviamente. Cioè, vabbè, addirittura potrei, vabbè, anch'io diciamo dal tra virgolette profondo nord c'è addirittura un cocktail che riunisce Torino-Milano. C'è un cocktail che si chiama Torino-Milano. Vero. E gente che sia a Torino che a Milano Ok. sta in fabbrica, Sta in quindi fabbrica. poi scherzo. No, ho avuto modo, diciamo, lateralmente di conoscere quel mondo lì, nel senso poi per lavoro ho abbastanza esplorato la cintura di Torino e le fabbriche, perché appunto per il lavoro che facevo ci appoggiavamo a diversi artigiani e quindi ho visto anche un pochino, direi per fortuna lateralmente, quel mondo lì, perché effettivamente la fabbrica è una roba bella tosta, insomma, sì. Ma curiosità, nel paesino, oltre alla chiesa, sicuramente c'era almeno una chiesa c'era. Ben 3. Esatto. E quanti Uno campi ogni da, 3.000 e quan- abitanti. e quanti campi da calcio? Un campo da calcio. Uno solo. No, 3-1. due campi da calcio. 3-2. Quasi! Rimonta. Gli ha fatto palo. Vince il club. Vince il clero. 3-2 perché uno è stato poi costruito quando poi ero già più grandicello. Noi ci allenavamo, ho fatto parte della squadra, ci tengo a citarla, anzi la squadra di calcio del paese, la Vedi Cop che Druent. Cop Un Druent. sentore. La Cop Un campo e mezzo se vuoi, perché il campo di allenamento era l'unico campo triangolare che io abbia mai visto. Ci allenavamo Spettacolare. in un campo di calcio triangolare. quindi, Sarebbe bello avere un diapositivo. È stato progettato da un artista. Esatto. Diciamo così. Un pezzo dell'artista. Infatti i risultati Infatti, agonistici si vedevano. Questo lo faccio triangolare. Esatto. La Cop Cambiamo Druent un militava sempre tra il penultimo, il terzultimo o l'ultimo posto della classifica. Ok. Tu invece nei tuoi studi d'arte di cosa ti occupavi principalmente? Ma io ho fatto l'artistico poi Ma cosa hai perché scelto? Figurativo? Il grafico? era una sorta di misto. I primi 2 anni era Misto uguale per pasticceria. tutti. Mhm. E poi si sceglieva dopo i primi 2 anni come proseguire, e io mi ricordo che scelsi una sorta di mix tra l'artistico e lo scientifico. Era un Ah, artistico ok. dove però avevi proprio un minimo di nozione di matematica, un minimo di inglese, molto 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 base, Sì. e invece in alternativa proseguire con l'artistico puro significava fare 4 anni invece che 5, se non mi sbaglio. E però poi avere come sbocco solo l'Accademia d'Arte, e ricordo che tutti ti sconsigliavano fermamente di Sì, fare... sì, quindi tu, perché anch'io ho fatto l'artistico ok. e quando sono entrata io era già 5 anni con la base dello scientifico. Quello lì. Sì, ed erano i primi 2 anni generale, poi gli ultimi 3 anni si sceglieva se fare figurativo, Bravo. l'architettura oppure grafico. Ok, sì, anche noi avevamo una sorta di sotto indirizzo, ok, avevo ok. scelto architettura, ora manco me lo ricordavo. Subindirizzo. Subentra. E tu cosa hai fatto? Figurativo, quello che non serve a nulla. Però in realtà io Ma figuriamoci. molta invidia per quelli Per il che... figurativo. Sì, perché facevano... a C'erano me più piaceva- ragazze, perché c'erano più ragazze. In generale l'artistico c'erano tante ragazze, devo Ok, dire. ok. E- Solo io da tecnico, istituto tecnico, madonna. Lasciamo Sono traumi dell'infanzia e lasciamo stare, adolescenza. come Lasciamo stare. una vita peggio che la monastica. fabbrica. Esatto. No, ricordo che mi piaceva molto, a me piaceva tanto appunto disegnare, quindi le lezioni di disegno dal vivo mi Sì, piacevano sì. tanto, e invidiavo tanto
il nudo che veniva fatto solo da chi Copia proseguiva davvero, sì. Ah, quindi niente nudi. veniva proprio il modello o la modella Sì. a fare, Ragazzi, mettete a letto i bambini, allora. Che era tostissimo, Com'era? erano 5 ore di fila. Ma anch'io ho fatto i nudi. Alfredo. Anch'io. Al freddo. Anch'io, la gente non La fredda artistico, esatto, la fredda Padova. I nudi. Quindi tu hai fatto più l'architettura, no? Ho fatto sì, un indirizzo un pochino più architettura, dove poi nella pratica ti insegnavano a iniziare a smanettare un po' con alcuni programmi ok. di 3D, un po' entrare in questo tunnel del lavoro al computer, di cui non sono ancora uscito, però è stato abbastanza utile. E in generale comunque l'artistico è proprio una cosa Merita. che sì, lo consiglio. Lo consiglio, sì. Ti lascia magari un bel po' di lacune accademiche, non so se nel tuo caso Ti anche senti nel- lacunata, Daphne? Ti senti Dentro, non lo so, parlo per dentro di te. per il liceo artistico di Sono Daphne, Un ho vuoto 25 di- anni e ho delle lacune. Lascia di essere galante. Il video sembra che in più. 25 Ma anni. scusa, nel liceo artistico, allora, insomma, c'erano i personaggi più pazzi, Sì. oppure erano tutti, Alternativi. I professori erano anche tutti sì, sessantottini, soprattutto. immagino, non lo so, perché nel mio sì, nel mio direi che sì, c'era una buona componente, tutti ma giovanili. era un po' l'estero. Mi ricordo il professore di matematica che era pittore e quindi aveva un modo di insegnare molto, diciamo, non Originale. convenzionale, sì. Tipo l'attimo fuggente. Ma tipo che ci avevamo fatto, mi ricordo a un certo punto bisognava alzare la media generale perché Sì. facevamo tutti pena, un po' per demerito nostro, un po' per appunto per il suo metodo troppo avanti, diciamo, di insegnamento. E mi ricordo che una delle verifiche a fine anno alla fine era stato un sudoku che per fortuna io avevo imparato a fare per i fatti miei, e quindi non avevo il debito di matematica perché avevo il Un sudoku. sudoku. Avevo un professore che proprio tra i professori più parziali del mondo, veramente non gliene fregava. Sono niente. imparziale. Lui era parzialissimo, Lui era era proprio il parziale, contrario, nel bene. senso che appunto io ero fortunato perché avevo un po' la dote del disegno e quindi ero il suo cocco, ero il suo preferito. Ok. Però E quindi mi ricordo potevo fare un po' quello che Ok. volevo, ascoltare era la parziale musica in nel classica, senso. mentre poi cazziava tantissimo quelli che anche impegnandosi però non avevano Cos'è proprio questa merda? mai loro la Bocca mano di uscita, esatto. del disegno. E ricordo poi c'era il secchione della classe, Guglielmo Canavese, se ci sta ascoltando lo salutiamo, e come tutti i secchioni un po' odiato da tutti, e mentre nelle altre materie eccelleva, veniva sempre un po' ok. coccolato dai professori. Questo qua Genovese, Paolo Genovese, professore di disegno, non le poteva vedere. Disegna con la mano sinistra. Una cortina di sinistro. Sai quando ti rimangono quelle Bendatelo. cose, quelle immagini in mente? Mi ricordo che piccolo aneddoto, appunto, c'era da fare questa cartellina con i disegni, i lavori di tutto l'anno. Non la fa nessuno, ovviamente nessuno, Ok. tutti ignorano questo compito, tranne Guglielmo. E lui la porta, tutti ovviamente dicono, mannaggia, questo non avesse portata, e il professore Genovese la prende in mano e dice: Guglielmo, guarda, fai tenerezza da quanto sei paraculo. È una cosa che... Ha usato proprio il termine paraculo. Paraculo. Eccezionale, cioè proprio Sì, sbiancato. lui giustamente. E quindi no, il professore in generale comunque Ok, erano ok. bei personaggi. E professoressa? E professoressa no, sì, dico, intendo No, dico professoressa per perché da noi l'unica Che donna c'è- che esisteva a tecnico era la professoressa d'inglese. Da me Ed invece sembrava c'è- tipo i film di Pierino, la professoressa oggi con avvenente. Ce n'era una, no, ce n'era più di una da me, ma quella di chimica ci dava delle mazzate sulla cattedra per far stare zitti. Ah, ok, madonna. Mica, io non so, aveva la mano di ferro. Bah, La mano del fuoco. C'era un'altra cosa carina dell'artistico, ripensandoci, non so se c'era anche da te, che alla fine di ogni ora o quasi c'era il cambio d'aula. Sempre, sì, il cambio Sempre, d'aula. no? Sì, Che era sì. una cosa che io pensavo che fosse comune in tutte le scuole, invece poi ho scoperto che tutti i miei esatto. amici che facevano altri
altri certi istituti sì. non ce l'avevano sta cosa ed era bellissimo perché ogni cambio d'aula c'era Il movimento. sì, intervallo, un mercato delle pulci. sì, Esatto, ti poi ogni tanto scontravi. c'è il disegno appunto Go, però in go, corridoi, c'era queste go, esatto. Sì. Disegnavi nei corridoi, quindi no, bellissimo, veramente tanti bei ricordi di quegli anni lì. Ma qui siamo ancora al liceo, no? Qui siamo ancora al liceo, Qui sì, siamo sì, Ok, sì, siamo ancora al liceo. Ma scusa, diciamo, che cosa ti ha fatto scattare questa chimica verso il design? Cioè, perché è stato un professore, uno dei professori al liceo, Forse all'università? È una cosa che è maturata col tempo? Quel professore lì era proprio il più artista di tutti, nel senso anche la materia era quella proprio di percezione visiva, credo si chiamasse, comunque era disegno, quindi era quella proprio di tecniche di disegno che alla fine era la più divertente, per quello appunto invidiavo Sì. poi chi in realtà se ne fregava, era più coraggioso, diceva io vado avanti per la strada dell'artistico puro. E la passione per il design è stata un pochino sì una conseguenza di quegli anni lì, ma diciamo dovuta al disegno, la passione alla base è il disegno, nel senso che proprio fin da quando sono piccolo, da che ho memoria, disegno, che devo aver iniziato a disegnare prima ancora che a parlare, la casa strapiena di questi, avevo classica collezione di Topolino e quindi passavo le ore, le giornate a copiare i personaggi e ancora adesso se prendo carta e penna riesco a fare Paperino, Topolino perché li ho fatti talmente tante volte ok, che... ok. Quindi quel tipo di disegno, diciamo, da fumetto, quasi che riesci con delle linee già a fare delle... Sì, Ok, sì, ok. sì, sì. Alle medie mi ricordo che a un certo punto quando facevo le medie era esplosa la Pokémon mania, cioè erano arrivati i Pokémon Dio, in che Italia, no? schifo. Che era stato Sì, un sì. fenomeno, Ok, boh, sì, almeno sì, dai, Sì, mi ricordo orribile, una roba... orribile. Peggio del Covid, forse. Aveva altre volte. Allora lo si poteva dire, ora sì. Sì. L'unica Ma delle c'era poche una roba- soddisfazioni del post pandemia. E c'era la mania dei Pokémon e mi ricordo che anche lì disegnavo Pokémon a tutto andare perché invece aveva proprio preso in pieno sto fenomeno e a un certo punto mi ricordo dalle altre classi erano venute a chiedere ma li vendi questi disegni e avevo iniziato a vendere i ok. disegni dei Pokémon ma andava pure bene, cioè nel senso credo di aver toccato il mio picco imprenditoriale. Ma era per comprare la prima marijuana della tua vita. È tutto in nero, tra l'altro. Tutto in nero, infatti era Tutto in finita male. nero. Perché... Finita male con la finanza. non con la finanza. Coi bidelli. Quei bidelli. Avevo a un certo punto un compagno di classe che avevo Che ti ha diciamo, denunciato, assoldato che ti ha denunciato. No, però lui era quello che doveva colorarli, insomma, avevo una sorta di dipendente che io li disegnavo e lui li colorava. Sì, ma tipo ho proprio ancora la prima moneta, credo fosse ancora un 500 lire, tipo inquadrata come la numero 1 di Zio Paperone, ce l'ho in cambio. Ok. E ricordo di aver fatto tipo 120.000 lire, mi ricordo No. sì, erano tanti per un bambino Madonna. delle medie. And, Sì, wow. sì, perché poi venivano dalle altre classi, è Ma stato scusa. appunto il picco. Io mi immagino già la scena che tipo tua mamma trova queste 120.000 lire in casa e dice ti sei messo a vendere la droga, no ma vendo fumetti, almeno inventati una scusa migliore. Ricordo mio padre era esaltato da questa faccenda, Grande, una sera ha iniziato a grande. parlarmi di azioni, diciamo. Azioni. Ti metto in borsa. Non capivo. Investire soldi. Sì. Ed era finita male perché poi un'altra coppia di miei compagni di classe aveva iniziato a fare la versione tarocca, la versione Ma deprezzata. Ma dai, che poi magari cercano la tua firma. Era addirittura oggetto La di concorrenza, contraffazione maledetti. incredibile. E quindi poi si era creato un clima un po' teso per una classe delle medie. A un certo punto la Ok. professoressa ha visto questo giro di soldi un po' appunto forse fuori Ma controllo. questi due taroccatori che fine hanno fatto? Adesso, con le Ma scarpe di spero una fine cemento, bruttissima. bravissima. Non lo so. Saranno vabbè, insomma. Tu quindi dopo il liceo, qual è stato il tuo passo? Dopo- Ti sei addentrato più nel design? Sì, dopo il liceo ho fatto l'esame di ammissione per il Politecnico di Torino, indirizzo design e sono riuscito a
a entrare, c'erano pochi posti e mi ricordo che l'esame di ammissione ero riuscito a copiare un sacco, mi ricordo questa cosa qua, perché l'esame di ammissione all'università è proprio, mi ricordo questi libri di tuttologia, insomma, Tuttologia. studi, ma non sai nemmeno da che parte iniziare, quindi con questi pomeriggi alla Mandria, che è un parco molto grosso che c'è a Punta Druento, e credo adesso sembra uno della Pro Loco druentina, però il secondo parco recintato più grande d'Europa, un parco enorme dove avevano le ville, i vari agnelli e calciatori della Juve. E quindi ricordo i pomeriggi a sto parco, i pomeriggi estivi a studiare sti libroni di, lo sapevi che, tipo, proprio a studiare qualsiasi nozione. E però insomma poi alla fine per fortuna un po' quello un po' che l'ho riuscito a copiare al test d'ingresso, tanto ora credo sia andato in prescrizione ed ero riuscito a entrare, e indirizzo design, quindi quello che c'era sia indirizzo design e indirizzo grafica, adesso credo li abbiano accorpati, hanno fatto un indirizzo. E qual è stata la tua idea? Ti aspettavi qualcosa di diverso quando ti sei iscritto dalla scuola, oppure cioè per te è stata una buona esperienza, oppure come tante persone che ho sentito è mediocre, perché si aspettavano magari di fare un po' di più e riuscire a creare anche qualcosa di più specifico? Sì, io sono un pochino più del secondo partito. Ok. Cioè, tanto mi sono piaciuti gli anni del liceo quanto quelli dell'università. Mi sono piaciuti anche lì a livello umano, perché ho incontrato belle persone, però a livello accademico no, molto, molto meno, e molta teoria, pochissima pratica. Esatto. E poi ero stato anche abbastanza sfortunato perché al terzo anno era stato quell'anno funesto della Moratti, Della ministro riforma dell'istruzione, la riforma che ha scolastica. rovinato tutti. Quindi c'era stato proprio un pasticcio, mi Sì. ricordo professori che insegnavano materie che ammettevano proprio al primo giorno, mettevano proprio le mani avanti, questa non è la mia materia, c'era stato un rimpasto strano. Sì, sì, E quindi no, deludente da quel punto di vista, non lo rifarei, ecco. Per questo dicevi che poi è stato incorporato il design e un'altra materia, aspetta, cos'è? Grafica. Grafica, ok, per questa riforma. Penso di sì, è successo sicuramente dopo, non so se è dovuto a quello, però appunto l'ultimo anno in particolare era stato un po'... Non lo so, ricordo che avevo proprio voglia di finire, non avevo più voglia di starci ancora tanto tempo lì dentro, e lì c'è stato forse anche un po' uno snodo che in qualche modo con le sliding doors, che poi ripensarci dopo forse in qualche modo mi ha portato a Lisbona, nel senso che mi ritrovo al secondo anno dell'università con la scelta dell'Erasmus, insomma potevo fare domanda, ho provato a fare domanda e sarei dovuto andare a Siviglia, però la ragazza o ragazzo, non mi ricordo, prima di me prende quel posto, non accettata da un'altra parte, prende quel posto e a me propongono Düsseldorf, credo, insomma una cosa molto meno esotica di Siviglia, nella mia testa almeno, poi magari bellissimo. E quindi io lì dico no, lascio perdere l'Erasmus e vado dritto per la mia strada, voglio... Rinunciato. Piuttosto che andare a Düsseldorf, rinuncio. Proprio voglio lavorare, voglio uscire da qua, voglio lavorare, non so, stavo proprio in quella fase un po' della vita anche in cui avevo proprio voglia di indipendenza, avevo 20 anni, 21 anni e vivevo ancora con i miei e non vedevo l'ora di smarcarmi da sta cosa e di volare via. Allora vi interrompo un attimo l'intermissione. Prima di fare la pausa ci sono vari qua interventi del pubblico. Allora, prima di serio c'è Francesco, il nostro ospite, che dice lui a Radio Pistacchio che anima mercoledì sera anche a Campolide. Francesco dice grandissimo. Poi Sergio dalla Spagna, un noto seguace, diciamo, dice una domanda per il convitato, con il ben invitato: che ne pensi dell'architettura portoghese moderna? Ci dichi. Non sono così preparato sull'argomento, però Puoi chiamare a casa. Ma scusa, vedi qualcosa di contemporaneo, cioè la prima cosa di architettura contemporanea che ti viene in mente in Portogallo? Portogallo di aver visto? Non saprei proprio. Molto curioso di queste perché No, così che scandali le sue conoscenze. Non
Non saprei. Dillo. Vengono in mente architetture brutaliste qua, insomma, abbastanza cementosi, però non... Beh, c'è tanto Liberty, cioè alcuni Sì. palazzi ancora Liberty, per esempio l'hotel che c'è su Almirante Reich, come si chiama l'hotel quello là? Dove c'è anche l'infame, il bar infame, quello lì è del 1919 forse? Ok, sì. C'è abbastanza Liberty, Sì. però è difficile da trovare Quello perché sì, è effettivamente intendente, no? Quello, è sì. stato ristrutturato tanto. Beh, un Bene. pochino di Liberty. C'è una cosa molto particolare che ho notato, avrete notato un po' tutti qua, che quando si fanno i lavori di ristrutturazione si tende a mantenere la facciata, Sì. infatti Sì, il centro storico, tutto. Sì, ma è sì, divertente sì. a volte che sembrano quasi delle scenografie, no? Che vedi Sì, dentro. tutto vuoto, Ed è vuoto, il cielo, cosa no? che- Sì, come sì. una casa. È vero, sembra una praticamente. scenografia, hai detto benissimo. Depois tem uma pergunta muito interessante que podemos fazer depois da pausa. Júlia, mandamos cumprimentos daqui. Obrigado pela pergunta que é sobre a inteligência artificial. Ma depois da pausa vamos a lançar essa música. Quindi ritorniamo Grande all'italiano. gruppo giovane spumeggiante portoghese di Coimbra, Mike Viles, Con Mike Viles, Slavik Paidser. VHILES. Esatto.
bentornati pistacchioni e pistacchiacci. Questi erano i Mike Weiss, o era Mike Weiss, gruppo portoghese di Coimbra, con una serie di eruzioni sonore che ricordano una serie di film apocalittici. Questi leggo direttamente proprio la descrizione che ci hanno mandato il gruppo stesso. Quindi, insomma, questi prediligono i disordini, i litigi e l'istinto di chi vive con il sangue che ribolle. E dopo questa breve descrizione passo la parola al grande regista. Sì, Ciotta. poi abbiamo una domanda direttamente dal Brasile, fra l'altro una collega, perché anche lei è dentro il design. Giulia chiede, come você, vabbè dico in italiano, come vedi la produzione di arte, disegno, design, questo momento con l'intelligenza artificiale? È una domanda molto interessante. Non so se rispondere in portoghese o... No, a me va in italiano, perché poi i sottotitoli ci saranno. Ok, con l'intelligenza artificiale. Esatto, Ok. rigorosamente. È una domanda molto interessante. Io ho iniziato da qualche tempo a interessarmi all'argomento, in realtà anche un po' prima di che fosse una questione lavorativa, nel senso che sono appassionato anche di scacchi e gli scacchi sono stati forse il primo terreno in cui l'intelligenza artificiale è stata sperimentata, cioè il famoso Big Blue, no? Esatto, Deep Blue, Deep Blue, scusa, Big Blue, il ragazzi, famoso scontro Kasparov Deep Blue cioè è stata la prima sfida, diciamo, uomo-macchina. E da lì un po' si è andata sviluppando l'intelligenza artificiale, quindi un po' di tempo fa, per via degli scacchi, avevo iniziato un pochino a interessarmi all'argomento e qualche anno fa ho iniziato, direi 2 anni fa, ho iniziato un po' a usare come strumento l'intelligenza artificiale per il lavoro e soprattutto per il lavoro improprio di grafica. E secondo me appunto è uno strumento, nel senso che sento molti colleghi spaventati da questa enorme novità, perché lo è, però personalmente la vedo proprio come uno strumento, cioè come un martello, non lo so, mi immagino sia come quando è uscito un po', non è proprio la stessa cosa, ma come quando è uscito il primo Photoshop, non ha tolto sì. lavoro ai fotografi, nel senso, poi sicuramente i lavori spariscono anche, nel senso non ci sono più gli spazzacamini e ok, non cambiano, però in questo caso credo che sia una cosa talmente abrangente il discorso dell'intelligenza artificiale che andrà proprio a modificare tutti i lavori, si spera renderli anche più semplici, ma secondo me non a toglierli. Per rispondere a Giulia, secondo me non sarà mai, poi lo dico con una certezza che non ho, però non sarà mai l'intelligenza artificiale a generare arte, e sarà sempre l'uomo a usarla per creare un qualcosa. Un discorso un po' complesso, perché poi usandolo ci si rende conto come funzioni molto bene per alcune cose e meno bene per altre, e soprattutto l'intelligenza artificiale per i software di immagini che ci sono adesso, ma come per quelli testuali, attingono di base al conosciuto umano, nel senso copiano, hanno un'infinita quantità di dati per elaborare tutto quello che è stato creato fino adesso e mischiarlo, strapazzarlo, farne uscire un qualcosa di non veramente inedito, perché poi non crea nulla. Cioè l'arte è troppo umana secondo te per essere in pericolo dall'intelligenza artificiale? Secondo me l'arte, non voglio essere troppo romantico, però l'arte è un bisogno, cioè è un gruppo che a me piace molto, gli Zen Circus, dice l'arte è un bisogno che viene dal corpo, né più nemmeno come lo sterco, cioè non è una cosa che uno fa, poi esiste l'arte su commissione eccetera, però è un bisogno umano, cioè qualcosa. La mia canzone preferita. Bellissimo. È un qualcosa che l'uomo deve fare, cioè sente il bisogno di fare, quindi non la senti attaccata dall'intelligenza artificiale? no. Minacciata. No. Invece riguardo gli NFT, Gli NFT sincero non li ho tanto capiti, nel diciamo senso che li abbiamo sembra... cagati tranquillamente. mi Non li sembra... abbiamo cagati di striscio, anzi. Ma no, mi sembra che sia stata un po' una parabola un po' rapida, nel senso che sembrava subito che Invece dovessero già rivoluzionare sono il già mondo passati di moda. dell'arte.
Mi sembra di sì, Sì. mi sembra di sì, sono un po' fuori, appunto quando ero a Torino ero un pochino più dentro professionalmente al mondo dell'arte. Boh, magari poi c'è gente a scuola che smazza. Che smazza dei nuovi Pokémon. Può essere, può essere. Non lo so, quello mi sembra un argomento un po' più vicino al discorso, per quello che ci ho capito Sì, io, di sì. criptovalute, insomma, Sì, di sì. un pochino più monetario, finanziario, diciamo, Sì, che effettivamente artistico, ecco. Sì. Il discorso proprio di creazione, in termini di creazione, secondo me Esatto. l'intelligenza artificiale non è una minaccia. Mentre tu hai nominato prima gli scacchi, che per chi non fosse dell'argomento già tipo si sa che la macchina, diciamo, ha superato l'uomo, mentre prima quando c'era questo Deep Blue che è stato il primo computer, ancora Kasparov era riuscito a vincere Grandissimo. di poco l'umano, Spettacolare. però era riuscito a vincere. Ormai le macchine proprio ineguagliabili, perché lì forse perché è pura matematica, comunque anche c'è molto calcolo, no? E in questo caso l'intelligenza artificiale supera l'uomo, per esempio Sì. nel gioco di scacchi. Però secondo me è proprio lì la parte Dici che c'è interessante. l'input umano. Diciamo che Kasparov è stato battuto da una macchina, da un computer, non da un'intelligenza artificiale. Quindi da quel momento in poi si è capito che i computer avevano una capacità di calcolo più maggiore di noi 5 messi insieme. E quando hanno iniziato a svilupparsi le prime intelligenze artificiali, si è un pochino cambiato il paradigma, nel senso che l'intelligenza artificiale appunto è un meccanismo di apprendimento. Essendo artificiale, appunto. Impara però, non è un computer ha dei dati e riesce Chiaro, veramente a chiaro, calcolare, è chiaro. una Li grossa devi dare tu, calcolatrice, cioè riesce a Sì, sviluppare e li- calcolare molto più di quanto il cervello umano riesca a fare. L'intelligenza artificiale è lì che c'è un po' la mistificazione secondo me del discorso, che in un certo senso crea perché impara, quindi impara dagli errori. Chiaro. E quando qualche anno fa hanno iniziato a fare appunto i campionati tra computer Sì, e sì, scacchi, sì. che è la cosa più triste del mondo, però Io veramente. sì, per vedere chi vinceva. E io quando ho iniziato a un pochino interessarmi all'argomento intelligenza artificiale è stato proprio perché arriva questo nuovo modello computazionale che è AlphaZero mi sembra si chiami, perché poi è il modello di Google che partecipa ai tornei di scacchi e vince a mani basse su tutte, ed è il primo modello di intelligenza artificiale che ha imparato a giocare, nel senso lui ha imparato per tentativi, Sì, in chiaro. maniera proprio empirica iniziava a fare le partite, le perdeva e capiva che non Sì. era la strada giusta. Sì. La rivoluzione arriva proprio quando inizia a fare mosse che gli altri computer, Non per facevano. quanto abbiano una capacità di calcolo enorme, non riescono a prevedere, perché c'è un po' dell'inventiva Chiaro, in chiaro, quello, chiaro. no? Ed è per quello che in effetti la domanda di Giulia è molto interessante secondo me, perché quell'inventiva lì può sembrare creatività, è una cosa molto umana, cioè Certo. l'errore, Certo. se ci pensi la società va avanti per quello, l'umanità va avanti per errori, perché provi le cose finché non sbagli e scopri che si fa in un'altra maniera. E quindi sì, secondo me ha una componente che può sembrare molto molto umana, ma non lo è. Ok. Bene. Siamo rimasti Siamo rimasti- tristissimi con questa storia di intelligenza artificiale. Però io non ho capito una cosa, cioè in che cosa secondo te l'essere umano è indispensabile? Cioè qual è quella cosa che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare secondo te? Secondo me, no, allora, a me è venuta in mente una cazzata, però c'è tipo un museo fisico. Cioè, come fai a organizzare, a costruire un museo, cioè, se non ci sono, non so, Se non ci sono muratori. cioè, se non ci sono molto, va bene, ok, lo uso con le macchine, però, cioè, voglio dire, come fa, a meno che non rimane tutto nell'ambito virtuale, però fisicamente dovremmo lasciare l'intelligenza artificiale faccia tutto, cioè crei le società da Rimangono a sole, noi i lavori manuali. cioè, Sì, il paradosso è quello. Regrediamo. No, ha ragione lei, il paradosso è fanno, che cioè, finisce a fanno fare nascere tutto. dal nulla, c'è una società di costruzioni, poi li scrivono sempre attraverso internet
non lo so, iscrivono questa società, insomma, alla Camera di Commercio, progettano le macchine che poi andranno a costruire, fanno le offerte per comprare i terreni, i contratti verranno firmati digitalmente, quindi alla fine loro ci sostituiranno in tutto, no? E quindi qual è il senso dell'essere umano, capisci? senso, secondo Cioè, me, qual è il senso di fare l'intelligenza artificiale? è che Secondo alcuni te? esseri umani sicuramente la sfrutteranno per frodare ancora di più. Cioè, Gli altri le esseri fro- umani. Esatto. Con le frodi, non sono state io, è stata l'agenzia No, ma non capisco qual è il senso di tutto. Cioè, È difficile immaginare, ma come al solito, nel senso nel presente non riesci a valutare, no? Ok. Bisognerebbe avere la giusta distanza per vedere poi gli effetti. conseguenze. Sì. Secondo me la componente umana è indispensabile proprio perché appunto l'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa faccia, attinge dallo scibile umano, da quello che è già stato fatto, da quello che è già stato creato dall'uomo. E per certi versi un po' inquietante, un po' Black Mirror, se Ok. avete presente Sì. la serie, perché esistono già effettivamente psicologi, anche assistenti di Sì. psicologi, e vengono usati. Esistono persone che hanno una relazione sentimentale con un'intelligenza artificiale, che è una cosa che fa ridere detta così, ma al tempo stesso no, nel senso fa anche un po' tremare le caviglie se ci pensi. E perciò da un lato, se dovessi dirti, credo che quello che manca all'intelligenza artificiale è lo spirito critico, cioè trovare appunto cercare il problema, è brava a risolverlo, ma non a cercare Ok. il problema, Ma forse forse. la mancanza di una coscienza. Di una coscienza critica, sì, nel senso di vedere che cosa c'è che non va. È bravissima a darti la risposta, Ok. penso sia meno Sì. brava a darti la domanda. Sì, in effetti io Ok. sono in linea con lui, nel senso che secondo me sarà l'uomo poi a sfruttare sempre l'intelligenza artificiale, sempre pochi, no? E poche elite che riescono magari a dominare gli altri tramite l'intelligenza Ma artificiale. io coglierei, prendo la palla al balzo, visto Vai. che parliamo di coscienza critica. Quindi, tua coscienza critica, stavi dicendo, ti ha detto, io rinuncio a Io rinuncio a Düsseldorf. Esatto. Faccio Eravamo arrivati a Düsseldorf. Esatto. alla mancata Düsseldorf. E quindi cosa è successo dopo? E quindi dopo succede che penso appunto basta, voglio finire l'università il prima possibile, trovarmi un lavoro e guadagnarmi da vivere, avere la mia indipendenza. Ero proprio in quella botta adolescenziale di voglio i miei soldini, farmi i fatti miei. E va così, mi laureo e preparo la tesi insieme a una compagna, una tesi su un argomento di per sé interessante ma anche un po' noioso, la percezione dei prodotti, insomma mischiava un pochino la psicologia col discorso del design, e siccome era un discorso abbastanza pesante, ci accorgiamo per la presentazione della tesi sarebbe venuto fuori una roba difficile da digerire, e io anziché preparare le slide penso che potrebbe essere un'idea carina fare i disegni animati, anche ritornano sti disegni, cartoni animati, delle slide, e invece avere queste slide statiche, viene proiettata la mia mano che avevo preparato i giorni prima, che disegna tutto il discorso, quindi l'effetto dovete immaginare io che parlo e dietro che compaiono le cose che dico, quindi alla fine nessuno ascoltava quello che dicevo, guardavano tutti i disegnetti ed è andata da Dio, perché appunto io ero mega preso male a parlare in pubblico e l'argomento era di per sé un po' noioso, quindi alla fine tutti guardano i disegnetti, alla fine piace più la presentazione, più la scatola che il contenuto. Sì. E quindi piace sta roba alla super mega direttrice di design, che per la prima e in realtà ultima volta in vita mia ricevo un calcio nel sedere, nel senso una raccomandazione, mi dice ma perché non vai a cercare a parlare con questo studio di Torino, digli che ti mando io, sono amici, quindi tutto contento vado. E questi qua mi dicono il più classico: le faremo sapere, e così facendo arriva agosto, aspettavo da mesi la risposta da questo studio qua,
ed ero arrabbiato, insomma, a un certo punto dicevo basta, vado lì e gli dico che non mi interessa, non ne voglio più sapere nulla. Ok. Vado, agosto, trovo chiuso per ferie. Ovviamente. Un momento Classica. tristissimo. E io praticamente in lacrime inizio a vagabondare per questa sorta di cortile a Porta Palazzo che c'è a Torino. E mentre sto lì con un'anima in pena, questo ragazzo rumeno mi vede dall'altra parte della piazza e mi dice: che stai facendo, cosa combini? Gli spiego più o meno, mi dice: ah, ma guarda, forse qua da me cercano da lavorare. E lui è diventato poi il mio collega. Alla fine ho trovato lavoro così Dove? Ma da me dove? Bellissimo. in questo Studio Nucleo, si chiama, in questo, Studio Nucleo. in questo Ah, laboratorio. ok. Sì, era Mario che Incredibile. con cui voglio un sacco di bene, Marius. E quindi alla fine con la grande raccomandazione non mi è servita, mi è servito invece trovarmi in quel momento con le lacrimoni agli occhi a parlare con Mario. Ma poi scusa, poi un giorno sei andato alla tua professoressa e hai detto No, non l'ho mai più contattato. No, E quindi hai mandato solo un sicario e ci ha pensato lui. Inizi questa esperienza, si chiama lo Studio Nucleo. Studio Nucleo si chiama. Raccontaci che facevi là. È un piccolo laboratorio, nel senso che eravamo mediamente in 6-7 persone, al massimo siamo stati in 10, un collettivo artistico dove si disegnano e poi si realizzano. Una parte interessante che c'è proprio il laboratorio. Mario era il direttore del laboratorio, la persona veramente più capace al mondo di usare qualsiasi strumento, un genio da quel punto di vista veramente, e sapeva costruire qualsiasi cosa. E quindi disegnavamo e realizzavamo opere d'arte, nel senso in realtà design però di lusso, quindi tutti dovete immaginare l'opposto dell'IKEA, quindi cose molto ingombranti, scomode, costosissime e molto particolari, curate ovviamente fino al minimo dettaglio, nel senso che poi Ma tipo che mobili? ma sedie, panchine, sgabelli, tavoli, questo genere di mobili qua, però adesso sarebbe più facile con delle immagini spiegare, però molto 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 particolari. Considerate che noi ne producevamo, se andava proprio bene l'annata, 10 all'anno di queste cose qua, ok. perché uno sgabello poi veniva a costare 5.000 euro, il prezzo che noi facevamo magari alla galleria poi faceva per 3 a per 5, quindi finivano per avere poi dei prezzi veramente, per me mi ricordo, cioè per chiunque, poi quando non lo conoscevo dicevo: come? Stiamo costruendo uno sgabello, ma 5.000 euro, una gamba. Vabbè ragazzi, me la vado a Lisbona. Sì, poi no, una roba, cioè, nel senso, appunto, noi vendevamo alle gallerie d'arte, ma le gallerie d'arte poi vendevano a sceicchi, nel senso era quella roba lì, era un mercato molto 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 particolare, quindi un posto strambissimo. Insomma, ti stava piacendo? Sì. Ovviamente luce home, nel senso un ambiente, quello dell'arte, molto particolare, nel senso strambo, e con certe logiche che comunque non ho colto neanche dopo 7 anni che ho lavorato lì. 7 anni? Sì, perché poi comunque noi lavoravamo, diciamo, dietro le quinte, c'era un capo che rappresentava lo studio ed era quello che poi andava girando il mondo per Miami, varie ferie d'arte. Però divertentissimo, anche perché bisognava proprio un po' inventarsi le cose. Lavoravamo tanto con la resina, la vetroresina, e c'è questo aneddoto che mi ricordo sempre molto carino, che dovevamo costruire questo tavolone in vetroresina. La vetroresina, non so se avete preso. È un materiale infame perché poi da lavorare È difficile, si scheggia anche. si scheggia, lo devi rompere, è appiccicoso, è una grana veramente antipatico come materiale. Quindi passiamo i mesi a lavorare tutto questo tavolone più grande di questa stanza, gigantesco, in vetroresina, quindi trasparente, diciamo, colore bianco trasparente. Lo costruiamo la cassa e sto tavolone doveva andare negli Stati Uniti.
tutto all'oscuro del gallerista, della persona che comprava, perché funzionava più o meno così, appunto, che compravano quasi l'idea, no? Sì, E sì, poi sì. parte questo tavolo che per noi voleva dire lo Migliaia stipendio di- dei dipendenti di tutti eravamo lì a fare sto tavolo, speriamo che vada bene. E sto tavolo viene imballato in questa cassa enorme, arriva la gru, era sempre un momento bellissimo quando poi partivano sti pezzi, perché erano sempre delle cose enormi, poi sai, a spiegargli ai trasportatori con carinho, che per sono favore, di quelli I corrieri. no, poi in realtà c'erano quelli apposta. Esatto, no, se no, sicuramente. ciao. Sì, sì. E Che comunque- stracostavano anche quelli. Certo. Yeah. beh, perché poi ci sono le assicurazioni sì, di sì, mezzo, sì. insomma è tutto un mondo. Sì. Comunque, per farla breve, mandiamo questo tavolone gigantesco e il tavolo viene imbarcato su una nave, attraversa l'oceano, arriva a Miami e tutti lì a fremere, aspettare un po' la chiamata della gallerista, vediamo come va. Questa chiama e dice, risponde ovviamente il capo, dice: ah, ma non me l'avevi detto della sorpresa. E lui per fortuna è stato proprio, ha capito, è stato il gioco e fa: volevo farti la sorpresa. Il tavolo, grazie Saluzzo, il tavolo nel viaggio, chissà per quale reazione chimica, era diventato rosa. Rosa proprio. Chissà per quale misterioso prezzo. Bellissimo. per fortuna nessuno sapeva ancora cosa sarebbe dovuto uscire con la scatola, quindi lei era contentissima perché diceva: geniale, no?" Geniale, tavolo rosa, Perché poi era così nell'ATI, delle grandi lezioni ancora che ho più imparato, che stravagante. quando tu No, sbagli no. non è che sbagli, è una scelta artistica. sì, non è- sì, È come i cuochi che fanno l'errore in cucina, ma Capito? inventano la ricetta. Ti dicono: Esatto, hai visto? il genio. Ma quindi anche la merda d'artista è così un incidente di percorso. Mi è caduto nel... Grande. No, ma, però- quindi poi... Come che sei finito a lasciare quel Esatto. lavoro e, Mappamondo. e a Ma trovare vogliamo mettere l'ultima musichina Sì, poi mettiamo dopo- l'ultima- sì, e poi dopo ci Poi spieghi ci questo dice, esatto, passaggio. come hai lasciato questo Allora, mondo creativo. chi viene Anzi, interrogato qua sulla biografia Allora, di Mike Vai, Price? riappunto. Mike Allora. Price, che nel 2020 hanno pubblicato l'acclamato singolo Acid Reflux, quindi detto tutto, no vabbè, esatto, che io e l'ospite conosciamo. Alla fine del 2022 hanno dato vita al loro primo album, un vero e proprio schiaffo sonoro dal portavoce dello sballo e della potenza del caos, prodotto da Carlo Jesus o Jesus. Gesù. Il nuovo disco Mystic Dream Sequence, pubblicato a marzo 2023, è la concretizzazione musicale dei sogni vissuti dai membri della band e dell'istruzione della vita talmente surreale da sembrare proprio un vero e proprio sogno. E da qua... E adesso attingiamo. ascoltiamo Dazepan, che è... che è un antiacido, penso. Non lo so. Vabbè, comunque andateci piano, ragazzi, andateci piano. Non fate come noi. Non fate come noi, vi ho fatto l'abbonamento. When
Bentornati Bistacchiacci dopo questo schiaffo sonoro. Torniamo a Torino o più che altro A Lisbona. Torino-Lisbona. Invece che Torino-Milano, beviamoci un Torino-Lisbona. No? Cos'è successo? Cioè, questo passaggio hai lasciato un Infatti, certo all'improvviso nella tua bio compare Portogallo. sì, soldi, successo che le Direttamente e dallo poi studio- Portogallo. Tu dallo studio nucleo Ma direttamente. cos'è? Cos'è sta cosa? Racconta. Succede che faccio un viaggio con una vacanza con degli amici, bellissimo, proprio un viaggio più che una vacanza, che parte da Barcellona e poi in macchina segue tutta la costa della Spagna, con varie vicende, peripezie, e fino a Lisbona, che era l'ultima meta. Quindi facciamo Barcellona, Valencia, Malaga, arriviamo a Tarifa, e Lisbona era l'arrivo. Ed è la prima volta che io vedo Lisbona, ma è tanto tempo fa, non mi ricordo che anni fossero, ma credo fosse 2000 e... Anche tu più di 10 anni? Sì, 2012, Che? 2010, 2011 credo. Ok. 2010 credo. Ok. Comunque vedo per la prima volta Lisbona, mi ci sveglio perché mi ricordo che dormivo in macchina per la prima volta sul 25 d'aprile, quindi mi sveglio che sono sul 25 d'aprile in Wow. città. Sì. La testa in giù. Sul posto! Sono stato io! E mi piace un botto, mi piace tantissimo, mi ci innamoro. E poi in realtà sono tornato negli anni prima di trasferirmici altre 2 o 3 volte. E di base ogni volta che venivo mi capitava qualcosa di bello, e pensavo se mai, non avevo in mente di lasciare Torino, però pensavo se mai lascerò, andrò in una città, Studio nucleo. lascerò in generale l'Italia, pensavo Sì, vado sì. lì, nella mia testa c'erano Lisbona, Siviglia. Come le scelte di Verano. no, È finito Atena, una città che Atena, conosciamo. ma non Bellissimo. ma cosa ci avrà mai questa Düsseldorf, questa povera Düsseldorf? La Düsseldorf da bere, sta lì. Sarà bellissimo. Quasi come un riflusso acido. E magari è stata eletta la città europea del design e tu no, vado a Lisbona. C'avevo quelle, Lisbona, Atene, Marsiglia, una città a cui sono legato, che mi piace Legato molto. perché proprio t'hanno... No, scherzo. Ti hanno arrestato, ti hanno fermato. Ci ho avuto qualche esperienza. E però a un certo punto dico, mi frullava in testa st'idea, solo che una volta c'era la questione lavorativa, una volta familiare, una volta sentimentale, insomma a volte tutte e tre messe insieme, quindi non c'era mai il momento... Donne, sempre loro. E quindi non c'era mai il momento perfetto, e poi ho capito che non esiste il momento perfetto, cioè quello un pochino meglio, un pochino peggio, e ho aspettato che arrivasse quello un po' meglio e ho lasciato il lavoro. Ma salto nel buio proprio, se lasci la Sì, ma tempo infatti- indeterminato, attenzione. Ma scusa, Sì. Attenzione. 7 anni, no? Cioè, ma ragazzi, scusa, qui ma, no, che, no, ma c'è ci gente sono che stati va. lì che ti hanno fatto un'offerta, ma dai rimani, Ma guarda, è stata ti una roba facciamo- che anche lì è una grande lezione di vita, perché Sì. mi ricordo il giorno in cui io proprio c'avevo sta cosa, no, in pancia. Questo vuoto dentro. Volevo, sai quando Vuoto quando acido. devi lasciare il partner, ti Sì. dici dobbiamo parlare. Lì mortacci. Cavolo che dobbiamo parlare. Ma perché nel frattempo ero Ma dammi i soldi! Vabbè, No, dopo io 7 dico anni. lei proprio. io dico al Allora, direttore sì, dobbiamo sì, parlare, sì, nel sì, senso dobbiamo che sentivo parlare. sta Ok, cosa. Che ero diventato il più anziano non come età, ma come quello che stavo lì dentro. Ma c'era sempre quello che... Mario c'era contratto. sempre, però appunto io dirigevo la parte di disegno e lui quella di fare, diciamo. Scusa, lui era quello che andava a Miami e le gallerie d'arte. Mario no, il tutt'altro, padrone. Padrone. comunque dico dobbiamo parlare,
E grande lezione di vita, perché ricordo benissimo sto pomeriggio in cui il mio capo un po' capta questa cosa, quindi dice andiamo a farci un giro, primo pomeriggio ci prendiamo 3 spritz uno dietro l'altro, mentre io gli confesso tutte le mie paturnie, tutti i miei pensieri, tutto quello che mi smuove, e dopo tutto sto pippone, io ubriaco oramai perché dopo 3 spritz ero bello andato, e lui mi guarda e mi fa ho capito, quanto vuoi di aumento? E io lì realizzo che avevo sbagliato tutto, perché se avessi fatto questo discorso con un po' di malizia in più qualche anno prima, senza voler realmente andare via, e quindi dico no, non è una questione, voglio proprio... E lui era arrivato tipo a offrirmi una cosa strana, voleva pagarmi metà delle spese per un anno, a patto che io tornassi, cioè dicevo ok vai, dividiamo le spese però poi torno, una cosa del genere. Quasi come se fosse un'aspettativa, diciamo. Diciamo, una sorta, sì. Me lo immagino, beva. Vediamo cosa c'ha da dire questo. Beva. No, io immaginavo il nostro Edoardo, cosa hai lavorato di pensiero profondo in tutti questi anni. E quindi non c'è stata offerta al quarto prezzo. Tu hai detto no, me ne voglio andare. È caduto al tappeto. Al quarto prezzo mi sono sentito un cretino, quello sì, perché ho proprio pensato mannaggia dovevo farlo prima sto discorso, non adesso che sembra che sto bluffando. Quindi il miglior bluff è quando ci credi veramente. Questa è stata la lezione di vita, e però no, ero convinto a quel punto, ho detto ormai più. Te ne sei mai pentito? No. Ma scusami, siamo rimasti anche in ma era veramente volte, un salto, un'avventura, cioè tu non avevi nessun contatto con Lisbona, cioè no. Sì. Solo in vacanza, 2 o 3 volte hai detto. Io avevo, mi ricordo, ci ripensavo oggi venendo in qua, che pensavo un po', no, anch'io facevo mente locale degli ultimi, e mi ricordo che quando sono partito, proprio perché poi dicevo sì cazzo ma io non conosco veramente nessuno, e quindi non avendo i contatti avevo iniziato a spargere un po' la voce, avevo una lista, proprio un foglio di carta con gli amici degli amici, cioè avevo dei contatti che ovviamente poi oggi non conosco nessuno, non frequento nessuno di quelle persone, però era un po' quel gancio, no, che cercavo per... Che ti ha dato un po' anche sicurezza, diciamo, va sì, bene, di tanto... dire ma qualcuno... Mi dovevo ospitare il fratello di un mio caro amico, che è uno dei ragazzi con cui vivevo a Torino, un mio coinquilino, aveva il fratello che stava qua, quindi dicevo dai almeno... Arrivo qua la prima sera, lui mi manda un messaggio, mi dice guarda problemi, non ti posso ospitare, ti mando da una mia amica, quindi io sono arrivato qua... Tipo pacco postale. Sì. Ricordo proprio che sono arrivato, la prima parola uscita all'aeroporto che ho imparato, e non sapevo una parola di portoghese, avevo provato a fare un corso serale dopo lavoro a Torino, ma di brasiliano, quindi era servito poi a ben poco. E scendo dall'aereo, esco, era sera, era tardi, e che cercavo un taxi perché non mi ricordavo nulla di Lisbona, e greve è stato il mio primo la mia prima parola, perché sciopero dei taxi, continuavano a dirmi sto greve, io devo andare qua. Ai tempi si permettevano addirittura di scioperare, non c'era bei Uber, tempi, non c'era Uber. O c'era molto poco, quasi praticamente niente. e quindi mi ospita sta ragazza che io non conoscevo, carinissima, serena, una ragazza che non vive più a Lisbona, ma che mi ha ospitato le prime 2 o 3 settimane, e poi mi sono cercato casa, e poi mi sono iniziato... Il resto è storia. Avevi già in parallelo quell'attività, diciamo, in proprio, oppure avevi proprio lasciato? Avevo lasciato perché quelle, mentre lavoravo lì non avevi il tempo a fare i tavoli rosa, facevo anche... Che diventavano rosa davanti, la magia nel trasporto, la magia dell'oceano. Facevo i miei primi lavori di grafica, avevo dei clienti... Avevo capito che era il disegno quello che mi interessava veramente, la grafica, però ho dovuto lasciare anche quei clienti lì, e quindi quando sono arrivato qua è stato proprio un po' una decisione anche di prendermi... Ma sì, anche un periodo un po' bello, bellissimo. Però qui tu, nonostante tutto, ti sostenti di arte, giusto? Ancora del tuo lavoro? Sì. Infatti, cosa fai qua di buono? Lavoro per una agenzia pubblicitaria. Quanto guadagni? Quanto cirichi? Il solito IRS vogliamo sapere. IRS, quindi a destra, qualche conto alle Cayman? Ovviamente sì.
E lavoro per un'agenzia pubblicitaria e nel frattempo continuo a fare lavori in proprio di grafica, quindi cercando comunque sempre di rimanere nel coso. Ma invece una domanda è, sono due. Una, io ho capito, forse mi sbaglio, che comunque a Lisbona la grafica è molto, molto richiesta, no? Cioè, o non so se è una cosa che riguarda sia l'Italia che tutta l'Europa, comunque c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un grafico, ma quello sì, e riesce comunque sempre a trovarlo. Quindi questa è una cosa buona o una cosa negativa per un grafico? Cioè negativo nel senso perché c'è tanta concorrenza, positiva perché la richiesta è così tanta che alla fine tutti riescono a trovare un cliente. Quindi qual è la verità? Secondo me è un'epoca, diciamo, questa in cui l'immagine è importante, tutti vogliono un po' la propria immagine, tutti... Anche video, no? Addirittura, Sì. non solo... Sì, paradossalmente poi siamo dinamiche. tutti sempre più uniformizzati, però tutti dobbiamo sentirci un po' più unici, Sì. no? E quindi ognuno vuole il suo luogo, per fortuna mia, nel senso, ognuno vuole la sua immagine personalizzata. Questo chiaramente è un bene per il mio mestiere, perché poi ovviamente di quello mi occupo. Dall'altra parte sì, c'è sicuramente tante persone che lo fanno, ci sono tanti strumenti anche di intelligenza artificiale che oramai aiutano molto per arrangiarsi da soli, se uno ha voglia di mettersi lì a imparare, però non credo che sia Lisbona in particolare un posto dove, per esempio in realtà credo che sia più porto ma di poco. No, credo sia più porto tra le due, un po' più avanti sul discorso design, grafica, è un pochino più all'avanguardia, non so perché. E infatti ero un po' indeciso quando avevo iniziato a indagare e scoperto che forse sarebbe stata la scelta meno romantica ma più funzionale, Porto invece che Lisbona, però mi piaceva Lisbona. Qua è un pochino più pubblicità, agenzie di pubblicità, quel tipo di comunicazione lì, più marketing. sì, invece Porto sono studi un po' più piccoli, sono realtà un pochino più come quella mia a Torino, un pochino più quello che ho capito io. Poi Porto l'ho solo visitata, Lisbona un pochino agenzie Porto un po' più nerd, diciamo. Sì, ci deve essere anche qualche scuola molto, molto forte di design, di grafica. Sono bravissimi. Sono qualche studio veramente Forse anche, diciamo, lo sfondo quello che ho dell'architettura. capito, sì, è più una cosa fatto... come qua dicono qua Caseira, cioè insomma, un piccolo studio, insomma, con pochi elementi. Sì. Sono sempre Quindi tu quelli ti che vedi a fanno... rimanere qui a Lisbona nel tuo futuro oppure... Questa è la domanda. Te l'ha chiesto, volevo vedere. Esatto, ma che cazzo, Ma ci sarebbe Düsseldorf, Ma tutte le porte, tutte le porte, ma soprattutto ragazzi, un computer ma soprattutto ragazzi abbiamo sforato quindi- e poi ti puoi sdraiare qua in un lettino, poi Radio Pistacchio è un po' una cosa terapeuta, dici Però Radio Pistacchio niente di più lontano dall'intelligenza artificiale. Quella di alle 9 chiudeva tutto, noi col cazzo. No, Ma tu ci vedi, questa bene, questa è la domanda finale. si esatto. parla È una di un domanda bella grande, secondo me in generale un rapporto con una città è veramente un rapporto personale, cioè come con una persona, cioè la fase, almeno parlo del mio in particolare con Lisbona, cioè la prima fase di innamoramento totale in cui vedi solo il bello, è tutto perfetto, è tutto fantastico, poi ci si conosce, c'è la convivenza, c'è i piccoli Esatto. La i doccia piccoli fredda. i problemi, ci sono i tradimenti, dall'altra parte, i le tradimenti. quanti i ritorni di che da fiamma. Düsseldorf fai senza nulla senza dire nulla a Lisbona, chiudi tutto. Vabbè ragazzi, Non lo so, è una domanda a cui non so rispondere, però Ma che ti sei già fatto? Ma ti sei già fatto. che mi sono già fatto, sì, sicuramente. E quello che so è che sicuramente non sarà mai una città estranea Lisbona per me, quindi se non vivrò per sempre qua ci tornerò sempre volentieri, o comunque sarà sempre casa. Ma te la Bene.
Bene, Mi così raccomando, ricordate di dare soldi a tutti, sostentate il lavoro di Edoardo e anche il nostro Radio Pistacchio. offriteci un caffè e chi non ce lo offre è di Düsseldorf. Peggiore insulto Peggiore insulto. Sigla! Come? Diazepam, come la medicina. Diazepam. Ma che cazzo di medicine sono? Quello antipsicotico. Di mortarci. No, non è antipsicotico. Eutica. Lanciato. Esatto, adesso i Malox. Un antiacido. Porco zio. Ospite, beva. Beva e continui con la mano sul culo. Ha deciso di non bere. Ok. No, il mio è qua. Salute. Voglio trovare. Ah, sono finite tutte, vero? No. Scusa, siamo delle bestie. No, Parla per me. Parlo per me. Sono una bestia. Cioè nel 2020 è uscito il primo singolo, poi in piena pandemia ha fatto l'album. Mi ha detto cazzo facciamo un album. Pieni di acidi. Facciamo qua gruppo volare. Mio figlio. Siamo poveri. E siamo poveri. Andiamo a mangiare! Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.